spesso vedo nel mio gruppo Facebook, ma anche in altre piattaforme, in altri social, utilizzare una stesa libera a 5 più carte per domande che implicano una risposta molto semplice, addirittura secca sì e no. Bene, secondo me questa è una pratica che in realtà confonde molto le idee e vorrei appunto discuterla in questo video. Prima però voglio presentarmi per chi non mi conosce, sono Minty di Minty Tarot, sono una cartomante ed una tarologa e mi dedico ad aiutare i lettori di tarocchi a raggiungere un livello professionale di lettura e ad avviare la loro attività economica legata ai tarocchi nel caso appunto fossero interessati. Se volete più informazioni riguardo ai miei programmi vi invito a contattarmi con messaggio Facebook, mi trovate come Ales Minty, oppure per email a mintitaro@gmail.com. Dunque parlavamo delle stese di carte, del numero appunto di carte da utilizzare per rispondere alle domande. Dunque, per come concepisco io la lettura dei tarocchi, le carte vengono utilizzate per raccontare una storia al consultante. Quindi se la domanda implica una risposta articolata, allora secondo me è utile utilizzare molte carte. Perché se la domanda è come faccio ad ottenere un certo risultato, perché una certa persona non mi contatta più o si comporta in un certo modo, perché ancora non sono stata pagata al lavoro, eccetera. Queste sono tutte domande che implicano una risposta articolata, ovvero dove i dettagli fanno la differenza. È importante sviscerare, diciamo. Quindi se si vuole utilizzare una stesa libera per rispondere a questa particolare domanda, quindi libera nel senso senza posizioni fisse, 5-7 carte possono essere appunto utili perché danno i dettagli che ci servono per sviscerare la situazione. Però se la domanda implica una risposta semplice, tipo mi ama, implica una risposta sì o no. Verrò presa per quel particolare lavoro, anche qui la domanda implica una risposta secca sì o no. Questo tipo di domande dove la risposta appunto è secca vanno utilizzate in questo tipo di domande vanno utilizzate poche carte perché altrimenti tutti i dettagli che riceviamo con un gruppo di 5-7 carte ci portano in definitiva soltanto ad avere molta confusione mentale, sono completamente inutili perché non apportano niente alla risposta semplice che vogliamo ottenere, ovvero sì o no. Quindi in questo caso dove appunto si vuole utilizzare una stesa libera, ovvero senza posizioni precise, per una risposta secca, per avere una risposta secca, sì o no, io suggerisco di utilizzare una o due carte, cioè mi ama, sì o no, oppure con due carte si possono fare la sintesi di due carte, massimo tre, ma proprio per chi già è già sa come usare le combinazioni abbastanza bene. Io per chi è agli inizi consiglio di utilizzare una semplice carta. Quindi mi raccomando, almeno per come la vedo io, poi ognuno ha le sue pratiche, il suo modo di leggere i tarocchi, però io appunto noto che chi utilizza queste stese complesse per domande che non
non richiedono tanti dettagli, in realtà solitamente sono un po' agli inizi del percorso di studio dei tarocchi, e quindi volevo appunto chiarire che per chi ha gli inizi non conviene aggiungere dettagli inutili, perché vi confondete soltanto le idee. Bene, spero che questo video vi sia stato utile, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Se vi è piaciuto vi invito a mettere il like, a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi video. E noi ci vediamo presto. Ciao!